Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti appassionati e appassionate di biliardo. Oggi in questo video vi voglio parlare dei tiri di sponda, di cosa accade alla biglia battente dopo che colpisce la sponda. Andiamo ad analizzare abbastanza bene tutto. In seguito a una domanda che mi è stata fatta da Riccardo, spero di dargli una risposta il più corretto possibile. La persona più adatta per spiegare le sponde sarebbe uno che gioca all'italiana, perché ha tutta la numerazione in testa, i conteggi e tutto, è proprio un altro gioco. Io so darvi una impostazione, una quadrata per essere veloci ed efficaci. Io di solito non conto quando faccio le sponde, cioè proprio guardo poi le diagonali, ve lo spiegherò comunque più avanti nel video come faccio. Adesso guardiamo questo. Allora, intanto devo dare una risposta a un ragazzo che mi ha chiesto l'orario della biglia, come funziona. Cioè, praticamente, vedete, questa è la biglia, ok? Ore mezzogiorno, ore 0 è il colpo in testa e scende l'ore 1, 2, 3, 4, 5, 6 e via dicendo facendo tutto il giro. Si vede la biglia praticamente come un orologio per scegliere il punto dove colpirla. Poi, logicamente, se si sposta più a destra, con un'altra forza si carica di più l'effetto, se si sposta meno si dà meno effetto. Quello però è poi un'altra volta che parliamo proprio esclusivamente di come lavorare sulla biglia battente. Allora, adesso vi voglio far vedere una cosa che ho visto in una partita, l'unico che l'ha fatta da Melling, per colpire una biglia di sponda, come ha fatto lui. Posizioniamo una biglia, non so, a questo punto qua è posizionata, ok? Ho la mia biglia battente là, io la devo colpire di sponda, perché in mezzo ho altre biglie, ok? Allora, per fare questo c'è chi fa i conteggi, o se no c'è un sistema che io reputo migliore, che io uso, che sarebbe questo. Prendo la distanza dalla testa qua della biglia, dal centro della biglia arancione, ok? Prendo questa distanza qua arrivando fino qua al bordo della sponda, ci siete? Poi cosa faccio? Torno indietro di uguale distanza con la punta e ho questo punto qua. In questo punto qua io giro la stecca mantenendo il punto fermo in direzione della mia biglia battente. Dunque il punto di contatto sarebbe questo qua. Se io con la mia biglia battente colpisco questo punto, la biglia battente va a colpire la biglia arancione. Tenete presente un'altra malizia. Quando vi trovate dei tiri di sponda che dovete andare a colpire vicino alla buca, state attenti perché 1 cm o 2 non rispondono nella stessa maniera come risponde il resto della sponda. Dunque in questi punti qua bisogna stare molto attenti, cercare di non andare a colpire, sempre mantenersi un paio di centimetri di distanza. Questa è solo una nozioncina in più. Allora, guardiamo il punto. Il punto sarebbe questo, lo indichiamo con il gessetto, ok? Adesso do un leggero effetto a tenere, un leggero effetto a ore 11. L'effetto a tenere sarebbe l'effetto alla mia sinistra, cioè la biglia rotolando tiene più chiusa la traiettoria, ok? Se io do l'effetto ad andare, la biglia bianca passerà dietro la biglia arancione. Se do l'effetto a tenere vedo troppo, gli passa qua davanti, ok? Allora, proviamo il tiro. Ok, come potete ben vedere l'ho beccata giusta in pieno in questo sistema. È un sistema molto valido, efficacissimo, veloce, che non richiede neanche stress mentale a fare conteggi e tutto. Io mi trovo molto bene. Se volete ve lo faccio rivedere in un'altra posizione, mettiamola qua, ok? E vi faccio vedere lo stesso, cambiamo la posizione della biglia battente, mettiamola lì, o se la volete anche più in qua, che magari è un po' più difficile anche. Allora, ve lo rifaccio rivedere, ok? Distanza, punta della stecca del puntale qua sulla biglia arancione. Vengo indietro con la mano, ok? Vedete? Vengo indietro con la mano così,
punta sulla sponda, non devo spostare qui dove ho le due dita, giro semplicemente la stecca in direzione della mia biglia battente. Il punto di contatto della sponda è questo qua, ok? Segniamolo con il gessetto, così un attimo, do anche un po' di gesso alla stecca. Posizioniamo il gessetto, vedete, questo è il punto, per ricordarci, poi è logico, in una partita non puoi posizionare il gessetto. Rifacciamo il tiro, effetto leggermente a tenere, ore 11, e via, riproviamo. Ok, come vedete, di nuovo presa bella piena. Se uno fa i movimenti corretti, non si sbaglia più una biglia di sponda. Allora, adesso passiamo a un altro argomento, ok? Allora, parliamo di questo altro argomento qua. Dividiamo, qui sono gradi questi, 15, 30, 45. Cosa corrisponde a 15? 15 corrisponde a 4 sezioni del biliardo. Facciamo esempio che noi dividiamo tutto il nostro biliardo in quadrati, ok? Ipotizziamo che in questo biliardo c'è 2 quadrati, questa parte di gioco qua e l'altra parte. Se io con la stecca taglio il biliardo, praticamente questo è un angolo di 30, esce, quell'angolo lì è di 30, ok? Questo angolo qua, da buca centrale a buca d'angolo, è un quadrato, è di 45, ok? Se io voglio sapere quanti gradi ho, dalla tasca in fondo a questo punto qua so che c'è 15 gradi, dunque io ho 15, 30 e 45. Questi gradi tornano poi utili quando vi spiegherò poi come colpire la biglia in maniera graduata. Lì lo vediamo poi in un altro video più avanti, ok? Adesso vi parlo di questo. Poi ho diviso in 1, 2, 3, 4, 5, sarebbe il punto dove colpire la nostra biglia per avere questi gradi. Per ottenere questi gradi io la biglia la colpisco a ore 2 se voglio fare la retta qua dei 15 gradi. Allora, ore 2, ok, e come vedete viene dietro le 2. Ipotizziamo che io la voglio colpire a ore 3 e gli do un angolo di 30 gradi se la colpisco a ore 3 contro la sponda. Ore 3, perfetta. Ipotizziamo che io la voglio colpire a ore 5. Un po' di gesso a ore 5. Ok, ed è passata a ore 5. Allora, questo a cosa serve? Che se devo colpire una biglia di sponda mi toglie di nuovo le castagne dal fuoco. Ipotizziamo che io voglio colpire la biglia rossa. Adesso si può andare anche a occhio, però noi usiamo la numerazione. Allora, questo angolo qua, se lo facciamo corrispondere a questo, è un 45, ok? Se io la voglio colpire a occhio, con la numerazione, allora, io voglio colpire la posizione corretta, il punto di impatto corretto per prendere sta biglia sarebbe questo punto qua, ok? Ipotizziamo che a me questo punto qua è impegnato, ok? Che ho una biglia. Io ho solo questo passaggio qua in mezzo, come potete vedere, vedete? Ho solo questo passaggio qua. Dunque vado in una zona che non colpirei più la biglia rossa. Allora devo dare dell'effetto. Dell'effetto a tenere. Vuol dire che io la colpirò a ore
5, anzi a ore a tenere a ore 7. Avete capito? Ipotizziamo invece che questa traiettoria qua è impegnata, ok? Allora io l'unico punto libero di contatto è questo qua, però mi sposto dal mio punto naturale, che dovrebbe essere questo per colpire la biglia. Purtroppo devo venire un po' più in su. Allora lì, venendo più in su, gli devo dare un effetto ad andare. Un effetto ad andare a ore 3. Avete visto? Cioè, dunque le sponde rispondono con una graduazione che è standard, però poi dobbiamo noi lavorare con l'effetto sulla biglia, facendo attenzione a una cosa: a mai colpire troppo in testa o troppo sotto contro la sponda, perché colpendo troppo in testa cambia la direzione, perché la biglia arriva in una velocità che magari slitta contro la sponda, oppure il colpo sotto tende a farla saltare. Se uno colpisce col colpo sotto sulla sponda, la biglia tende a saltare, cioè si colpisce con un colpo sotto ma un colpo morbido, ok? Anche forte si può fare, però la biglia deve partire attaccata al panno da bigliare, ok? Ragazzi, per oggi è tutto. Vi ringrazio di avermi guardato, e se avete delle domande mandatemele pure, mi fa molto piacere. Ringrazio tutti i nuovi iscritti ancora, li saluto e grazie a tutti e buon biliardo. Ciao ciao a tutti, ciao ragazzi.